ragazzi, ho finito la cena, sono tornato in camera e niente, questa avventura è terminata così e non mi sono neanche accorto, nel senso che ho fatto talmente tante cose, non mi rendo conto di tutto quello che ho vissuto. Sicuramente è stata un'esperienza indimenticabile, è stato un trekking molto impegnativo ma molto soddisfacente. Mi scuso anticipatamente per le riprese non totalmente consone e magari pochi commenti nelle ultime giornate, ma sinceramente non mi sentivo di fare altri commenti, altre cose. Domani prendo il volo per Ramechhap e con la Jeep torno a Kathmandu, un paio di giorni da stare lì. Per il resto sì, comunque mi ritengo soddisfatto perché nel programma iniziale c'era molta roba, era molto denso ed era un po' troppo, ecco. Considerazioni finali? Beh, allora, come costi eccetera vi metto il dettaglio finale. Il totale erano 18 giorni di trekking, si parte da Lukla che è a 2008. L'ho scelto di farlo in senso orario perché ho trovato qualcun altro che lo faceva in senso orario. Ovviamente si può fare anche il contrario, però per l'Highland Peak secondo me è servito tutto l'acclimatamento dei passi dell'altitudine presi in precedenza. Ci sono ovviamente molti altri trekking alternativi che si possono fare paralleli e non qui nella zona dell'Everest. Come molti già sanno, la stagione migliore per fare questo trek è diciamo ottobre-novembre o primavera. Non ho beccato un giorno solo di acqua. Per raggiungere Lukla, che è il punto di partenza, non c'è solo l'aereo, che dicono che è il più pericoloso del mondo. Si può anche fare un pezzo a piedi da Giri, ad esempio, molto famoso, barra con integrazioni di altri mezzi come jeep o autobus. Se posso dare un consiglio, ho trovato la gestione della jeep su honeyguide.com e si sono rivelati molto efficienti. Nessuna camera praticamente riscaldata, si soffre molto il freddo di notte, la mattina e appena cala il sole. Tutte le lodge hanno le coperte e si può chiedere coperte extra, però leggendo su internet alla fine non basta, quindi ho preso comunque il sacco a pelo. Mi è capitato a volte di usare il mio sacco a pelo, che comunque è Comfort -3 o -4, di usarlo con le coperte, con una coperta anche. Inizio a dormire calzini, mutande, una maglia termica e questa che è un pile, e poi tolgo le calze e ho il pile. Questione cibo, questo va a gusti. Diciamo che nelle lodge praticamente si mangia più o meno sempre le stesse cose. Mi sono mancate spesso frutta fresca, yogurt, formaggio fresco, però comunque trovo ottimi i noodles con verdure, oppure c'è il riso fritto, fanno tanto l'omelette con svariati gusti, e poi c'è il dal bhat, vabbè, che è riso più verdure, una specie di zuppa di legumi dovrebbe essere. E poi vabbè, molti hanno la pizza, qualcuno fa gli hamburger ma pochissimi, ovviamente in alta quota scordateveli. Poi vabbè, la pasta, spaghetti. Un altro piatto tipico sono i momo, che sono questi ravioloni o al vapore o fritti. Qua fanno spesso le robe fritte e anche quelli ripieni o con la carne o con le verdure, formaggio. Una questione importante che sollevano quasi tutti: dopo Namche sconsigliano di mangiare la carne a noi che non siamo abituati, nel senso che si rischia di non stare bene. Vabbè, colazione o toast o porridge, omelette, robe di questo tipo. Eventualmente poi vabbè, patate le fanno un po' tutti i modi, e dei sandwich al tonno, al formaggio, cose di questo tipo. Più o meno mi sembra di aver parlato di tutto. Grazie comunque a tutti, vi saluto e rimanete sintonizzati per la prossima avventura. Ciao! Raggiungiamo l'aeroporto e si torna a casa.